Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Allora, quest'oggi voglio farvi un dolce molto semplice all'apparenza, Famosissimo. famosissimo, fatto con diverse salse. Allora, la panna cotta, Buona. sì, molto. Ve la farò con la salsa ai frutti di bosco, che sono i miei frutti di bosco, nel senso li ho comprati, lavati, asciugati, messi in congelatore e ora l'ho ritirati fuori. Poi e un'altra salsa con il frutto della passione e un po' di succo d'arancia. Allora, gli ingredienti per la panna cotta, cominciamo con questo, sono 750 ml di panna, buona, Fresca. fresca, un baccello di vaniglia, 100 g di zucchero semolato e 12 g di gelatina in foglie. Iniziamo proprio dalla Detta gelatina. anche colla di pesce. Colla di pesce, esattamente. Iniziamo proprio dalla gelatina. La andrò a spezzare, se riesco, la taglierò è meglio. Facciamo le cose più precise. E la farò reidratare per circa 10 minuti. Sono più che sufficienti, Ops. Ecco qua. La lasciamo in ammollo, come vi dicevo, per 10 minuti. Ora la mettiamo qui di fianco. Nel frattempo prendiamo una pentola e mettiamo la nostra panna e la portiamo a bollore con la bacca di vaniglia. Eccola. Senti, faccio la solita domanda, ma adesso ce ne ho due. Ecco. È una ricetta lunga? Come tempi di attesa è lunga, perché sennò è cortissima. Allora, vado ad incidere la bacca in questo modo. L'aprirò delicatamente, che per me è qualcosa di unico ed eccezionale. È una parola che non esiste. Esatto. E poi andrò a togliere i semini dall'interno, che metterò direttamente dentro alla panna, piano piano. Eccoli qua. Metterò anche la bacca, quindi ci vediamo sui fornelli con la panna e la vaniglia. Ho un'altra domanda. Sì, dimmi. Io in alcune ricette che ho visto in passato c'è chi metteva la cioccolata bianca al posto dello zucchero. È possibile? Sì, Cioè, però è un altro è modo una di... variante. È una È variante. una variante. Sì, sì, alcuni mettono anche la farina di cocco, però Io preferisco così con lo zucchero, sì, anch'io, perché sennò è anch'io. troppo dolce. Ma a parte il troppo dolce, con la farina di cocco all'interno si sentono Sì, comunque le scagliette, poi sì. se il cocco non piace, No, anche perché a me piace la panna cotta bianca. esatto, anche a me. Vediamo sui fornelli. Sì, mi raccomando, dovete avere degli stampini in silicone perché dovete mettere la panna cotta qui, oppure potete prendere dei pirottini di alluminio come questo. Eccoli qua. Perfetto. Va bene? Ci vediamo sui sui fornelli tra pochissimo. Eccoci, siamo sui fornelli, abbiamo messo la panna che già si sta scaldando con il baccello di vaniglia e il suo interno. A questo punto mettiamo lo zucchero e continuiamo a mescolare. Il fuoco come deve essere? Medio alto. Aspettiamo che la panna arrivi a bollore e poi la togliamo dal fuoco e aggiungiamo la gelatina che nel frattempo si è ammorbidita, ma non strizzata, o meglio scolata, ma non, diciamo, non strizzata come di solito si fa per fare la cheesecake, ecco.
Senti, ma il baccello va messo anche se svuotato perché comunque c'è qualche residuo sempre. Esatto, perché comunque dà profumo, quindi come arriva a bollore il baccello va tolto. Ok. E ci vediamo a bollore. Eccoci qua, siamo giunti a bollore e adesso vado a cercare È sparito. è sparita la bacca di vaniglia. Dai, davvero dov'è? Eccola qui, assassina. Sì, Queste pinze, no, infatti. Fallo con la forchetta. Forse conviene. Eccola qua. Vecchio metodo. Spegniamo e mettiamo la colla di pesce. Scolata in questo modo, vi faccio vedere. Agitata, non mescolata. Esattamente, così. Poi prendo le fruste. Il fuoco sta andando sempre oppure No, l'ho l'abbiamo spento. Prendo le fruste e inizio a mescolare per bene in maniera che la colla di pesce si sciolga del tutto e tutta la panna venga irrorata da questa colla di pesce, per evitare che poi magari qualche piccolo residuo rimanga, ma comunque con questo calore è praticamente impossibile. E poi si scioglie subito la colla di pesce. Sì, certo, col calore sì. Ok, adesso andiamo a riempire i nostri stampini, quindi ci rivediamo di là. E andiamo anche a fare le salse. Certo, un attimo, una cosa per volta. Una cosa per volta, tranquilli. A fra poco. Allora, a questo punto prendiamo un mestolo, eccolo qui, più o meno di panna cotta ancora liquida, e la mettiamo nei nostri stampini. Poi ovviamente puliremo bene. Non va riempito tutto? Adesso voglio vedere quanti me ne vengono, ok, e poi semmai ok. rimbocco. Bene, va bene. Va bene. A tavola con Silvia mi guarda male. Ti guardo male. In quell'aria minacciosa. Sì. Adesso come chiudi il video te gonfio. Porello. Sì. Pare vero, Che voi non lo sapete, ma lei mi picchia. Sì. Cari miei, se sapeste la pazienza. Esatto. Ne ho tanta proprio. Ci hanno detto che sembriamo Sandra e Raimondo, Mi chiamano Andrea il paziente. Andrea e Raimondo. Paziente perché ho tanta pazienza e perché dopo che mi picchia devo andare in ospedale. Madonna Andrea, ma dai, ma ci credono poi. E ora che escano fuori queste cose. Sì, amore, va bene. Voi ovviamente sarete più precisi e non farete Tutto sto casino, guarda qui, madonna. la confusione che ho fatto io. Lei butta la rinfusa, poi dici qualche cosa, andrà pure nelle formine. Aia. Mi ha dato Hai finito? una forchettata su un braccio. Che scemo. Ecco qua, ne sono venuti proprio bene, ben 12. Quindi qualcuno questa sera ne mangerà 2. 2. Uno è per la prova. Ah, certo. Che dovrò fare io. Non piangere, Ma loro non sanno tutti i video che abbiamo cancellato perché magari i piatti non sono venuti bene e ho dovuto assaggiarli comunque. È fantastico. L'ho sposato per questo, perché è divertente. Si fa presto a dire divertente. E basta. Allora,
Scusate. Ora vado a cercare di ripulire questa mia imprecisione cronica. Panna cotta ovunque. Panna cotta ovunque. Adesso Vabbè, allora piano non interessa piano come ripuliamo. vogliamo. Ci E adesso vediamo. questo lo mettiamo in frigorifero per almeno 5 ore. Ok? D'accordo? D'accordo? E noi ci vediamo tra poco per le salse. Esatto. A fra poco. A tra poco. Allora, nel frattempo che le panne cotte comunque raffreddano un pochino, qui ci è venuta una bollicina e noi la togliamo, eccola qui. Boom. Dicevo, raffreddano un pochino perché non le posso mettere bollenti nel frigo. Io faccio una salsa, intanto faccio la salsa al passion fruit. Allora, cosa facciamo? Prendiamo 2 passion fruit, li tagliamo a metà. E ce li mangiamo nel frattempo che No. si raffreddano. No. Che profumo! È buonissimo, senti, lo so che a te non piace, però a me piace. Ottimo. E che facciamo? Mettiamo un pochino di succo d'arancia con tutta la polpa, non deve essere filtrato. Diciamo mezzo bicchiere scarso, ok? Dentro al nostro ventolino, poi mettiamo un paio di cucchiai di zucchero, Perché l'aranciata se no è amara. perché il passion fruit è molto aspro, l'arancio è molto aspro, quindi devo andare comunque a compensare questa acidità con il dolce. Ci sono già io che sono dolce. Tu oggi cerchi rogna. Allora. Mi sta minacciando da stamattina. Basta! Se non fai quello che dico io. Ragazzi, non ce la faccio più. Che pazienza, mi fai perdere il filo, dai. Dicevo, svuotiamo il nostro frutto della passione e lo mettiamo, ce la posso fare, dentro al pentolino insieme, come ho detto, allo zucchero e al succo d'arancio. Eccolo qui. Questa con i frutti di bosco invece è un'altra salsa. Esatto, adesso faccio questa, dopo faccio quella. Ecco qua. Adesso sul fuoco a far addensare un pochino il tutto. Raggiungiamo il bollore e poi la spegniamo. Adesso vi faccio vedere. Allora, muovo un pochino il tutto per far sì che si sciolga lo zucchero. Quindi lo lascio così a fuoco medio-alto, in maniera che così si evapori un pochino il succo d'arancio e si rapprende il tutto insieme per poi metterlo sopra, va bene? È semplicissimo, vi ripeto, 2 frutti della passione, mezzo bicchiere scarso di succo d'arancio compresa la polpa e 2 cucchiai di zucchero. Ci vediamo tra un po'. Allora, nel frattempo che si fa, scusate, io mi sono mangiato un frutto di bosco perché buonissimo. A me piacciono congelati e aspri, quindi proprio. Dicevo, nel frattempo che si fa la salsa al frutto della passione, noi andiamo a fare anche quella ai frutti di bosco. Mio figlio sarà felicissimo, lui adora i frutti di bosco e io gli sto facendo una sorpresa, perché gli avevo detto che avrei fatto solo e unicamente con frutto della passione. Già aveva detto Come che aveva detto? Anche qui 2 cucchiai di zucchero, ma non mettiamo nessun liquido perché comunque c'è già il succo del frutto di bosco e poi c'è comunque anche un pochino dell'acqua del congelamento. Sui fornelli anche questo, fino a che non diventa una salsa. Eccole qua, sono pronte le nostre panne cotte, panna cotte. La nostra panna La nostra cotta. panna cotta è pronta. Allora, vi do un consiglio. Usate formine più semplici. Guardate la nostra panna cotta, anzi più di una. Che vuol dire? Così, Vabbè. il plurale. Ok, dicevo,
prendete formine più semplici di queste, ok? Perché? Perché è difficilissimo poi toglierle. Oppure potete fare una cosa, una volta che si sono ben raffreddate, quindi sono state 3-4 ore dentro al frigorifero, le mettete per una mezz'ora comoda dentro al freezer, coperte ovviamente, perché sennò poi magari prendono gli odori degli altri cibi che sono nel freezer, e poi le togliete da quasi congelate, allora vengono fuori bene, ok? Altrimenti le ricoprite di Nutella. E non si vede niente, E non dici si tu, vede Madonna niente. mia. Allora, invece noi adesso andremo a mettere in quelle con il buchino, andremo a mettere i frutti di bollo, la nostra salsa è frutti di bosco. Li ho messi apposta in questo ordine, Poi metteremo la nostra salsa dei frutti della passione. Una me la lascia bianca, per favore. Dio santo, ce l'hai bianca? Ce l'ho già. Ce ne sono 2 nel E frigo. non posso fare l'assaggio, però. Non fa niente, non lo fai. Queste cosine che vedete qua sopra, avvicinati per favore, sono i semini della vaniglia, Non è sporco. Non è sporco, neanche se è attaccata, Guardate che meraviglia questa salsina, ragazzi, poi buonissima. È buonissima, e questo purtroppo è una cosa che si compra. Io non ho fatto in tempo a farlo perché se no si può fare tranquillamente a casa. Poi dopo vi farò anche la ricetta di questo. Ecco qua. Questa è la nostra ricetta e... No, queste non si assaggiano, no, Perché? perché sono per festeggiare una cosa importante questa sera, quindi non si assaggiano. Non si assaggiano. Io piango. Tu c'hai quelle bianche nel Quindi mi frigorifero. stai dicendo che io non festeggio? Tu hai quelle bianche nel frigorifero, ne hai due. Vabbè, va. Fa il bravo. Vabbè. Allora, detto questo, vi lascio con questo capolavoro e vi posso assicurare che è fantastica. Anche la consistenza, guardate, ecco, vi faccio vedere questo. Ok? Signori, buona serata e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.